Sappiamo tutti che cos'è questo. Il 90% dei motociclisti lo vuole sulla propria moto e il restante 10% che dice di non volerlo in realtà mente. Esatto, fibra di carbonio. Tutto molto bello, ma ci siamo effettivamente fermati un secondo a chiederci che cos'è la fibra di carbonio, come è fatta, come si costruisce, come si creano delle componenti in carbonio. Per vostra fortuna oggi sono qui io a rispondere alla vostra domanda e con io intendo Daniele, il titolare di Carbon Italy, che ci ha aperto le porte della sua officina per spiegarci tutti, o quasi, i segreti che si nascondono dietro la fibra di carbonio. Andiamo. Ciao ragazzi, oggi siamo ospiti dal buon Daniele di Carbon Italy. Spiegaci un attimo, innanzitutto, com'è partito il progetto, cosa ti ha portato a creare questa realtà? Io arrivo dal mondo bici, ero categorie agonistiche, da lì ho lavorato in aziende che producevamo telai di biciclette, lì è arrivata la passione del carbonio. A un certo punto ho deciso di intraprendere la mia strada e ho aperto Carbon Italy e mi sono specializzato soprattutto su componenti in carbonio di tutti quegli scooter, diciamo anni 90-2000, ecco. Ok, la golden era degli scooter. Esatto. Ok. E qua, allora, in realtà ci hai già parzialmente risposto, diciamo appunto il fatto di concentrarti sugli scooter deriva da una tua passione. Sì. Passione nata da che cosa? Avevi lo scooter, mi pare. Sì, quando ero un giovincello mi piaceva metterci mano agli scooter. Quando ho intrapreso questo progetto di iniziare a fare componenti di scooter, componenti di Vespa, perché non posso replicare tutte le plastiche di quegli scooter che io amavo maltrattare da giovane. E così è stato, ecco. Ci hai raccontato come è partita la passione, perché ti sei specializzato sul carbonio, poi ci farai vedere, diciamo, un po' il processo produttivo. Sì. La cosa che appunto volevo chiederti, come nasce un pezzo in carbonio? Cioè la progettazione, tu ti basi, immagino, sulle plastiche già esistenti o le costruisci tu da zero? Si parte dal componente originale in plastica. Quando si va a creare lo stampo usando il componente in plastica originale, bisogna già pensare a quando si va a laminare il componente in carbonio in quello stampo. Bisogna predisporre un po' tutti i supporti per gli attacchi. Ovviamente quelli in plastica sono fatti ad iniezione, perciò magari alcuni attacchi non si riescono a replicare con il carbonio, devono essere incollati successivamente. La laminazione del carbonio è un tessuto già preimpregnato di resina che viene laminato a mano. Diciamo che c'è un bel lavoro manuale, ecco. Ultima domanda, poi andiamo a far vedere ai nostri amici come nasce il carbonio. Effettivamente su uno scooter, una Vespa o anche magari una moto, quali sono concretamente i vantaggi di avere un pezzo in carbonio anziché in plastica o in vetroresina, per dirti? Il carbonio è leggerissimo. Ok. Leggero, molto resistente, ma soprattutto molto resistente anche agli urti, perché tanti pensano che essendo leggero e rigido esplode, ok? Invece no, il componente anche agli urti si cricca, ovvio, perché magari ha preso una botta secca, Certo. ma non esplode. Ok, perfetto. Allora andiamo giù a vedere come nasce un pezzo in carbonio. Bene. Quindi, qual è la prima fase della realizzazione di un pezzo in carbonio? Allora, qui abbiamo in questo caso uno stampo realizzato in vetroresina con resina che resiste alle alte temperature per autoclave. Lo stampo viene trattato con distaccanti per far sì che il componente estetico esca perfetto E non si incolli allo stampo diretto, ok? Esatto. Per qualsiasi stampo, qualsiasi componente, il carbonio viene laminato a mano, perciò viene pressato nei vari angoli, nelle varie sagomature dello stampo. E un processo del genere quanto può richiederti? Ma dipende dalla complessità dello stampo. Cioè, per dirti c'è- uno stampo del genere, E ci vuole anche una mezz'oretta, 40 minuti. però. Ma usi qualche fluido per renderla più malleabile o devi farlo così a manina proprio? Si surriscalda con il termofono in modo tale che la resina
del carbonio abbia quel tac Sì, perfetto per far sì che aggrappi sullo stampo. Per far presa appunto sullo stampo. Esatto, e certo. per far sì anche di andare proprio a evidenziare ogni minima sagoma dello stampo. Prima fase è la laminazione. Sì. Poi cosa c'è? Dopo la laminazione viene messo in autoclave. Questi sono stampi già laminati, come vedete. Abbiamo già messo il film distaccante su ogni componente, su ogni stampo laminato. Dopodiché viene messo il feltro aeratore. Il feltro aeratore serve per far sì che quando andiamo a mettere sottovuoto aspiri tutta l'aria, serve per far sì che ovviamente anche tutti gli spigoli dello stampo si stondino, primo, secondo il sacco aspiri tutta l'aria e terzo serve anche per far sì che spinga il carbonio bene in tutte le sagome In dello maniera stampo. omogenea. Esatto. Questa invece è appunto l'autoclave. L'autoclave. Giusto 2 parole, che cos'è un'autoclave? Ma l'autoclave è praticamente un forno che scalda e va in pressione. Viene creato il ciclo in base alla resina e al carbonio che si utilizza. Ok, quindi tu sai già come settarla da prima quasi che il pezzo nasca, cioè tu sai già tutto praticamente. Quando praticamente si acquista il carbonio pre-preg, ogni tipologia di carbonio ti forniscono già un ciclo di cottura. Quello va rispettato, perché sennò le caratteristiche soprattutto strutturali decadono. Sì, ecco. sì, si compromettono. Esatto. Quindi sostanzialmente in parole povere è un'unione tra una pentola a pressione e il forno di casa. Esatto. Un parole Più molto o molto meno. semplici. Non mettete il carbonio nei forni di casa, mi raccomando. Ok, quindi allora abbiamo laminato il carbonio, l'abbiamo cotto, tra Sì, virgolette. esatto. Cosa manca? Adesso arriva la parte più brutta, praticamente Vedo già i traumi. la carteggiatura, la sbavatura del componente prima di andare in verniciatura. Questa è la parte di levigatura, sbavatura, io li chiamo tutti fuori sagoma. Viene il pezzo forato, in questo caso per gli attacchi al carter, questo qua è un coprivolano del Runner 180, viene forato, fresato, poi alla fine viene anche tutto carteggiato a mano o con le roto orbitali e viene preparato per la verniciatura. Verniciatura che in questo caso è un lucido, un lucidante o c'è qualcos'altro? Allora, la verniciatura del carbonio non è proprio così semplice come anche tanti clienti mi dicono: Daniele, dammi il componente grezzo, ci penso io. Non si dà solo il trasparente. Ok. Sul componente grezzo prima va dato un turapori. Ok. Si fa 1-2 mani di turapori, si lascia asciugare ovviamente, si ricarteggia il tutto, certo, e dopo si va col trasparente. Ok. Trasparente bicomponente da carrozzeria, lucido o opaco in base a come me lo chiede il cliente. In base alla tamarragine del cliente. Esatto. Ultimamente ho inserito anche quella finitura con le foglie colorate, oro, viola, verdi, blu, azzurre, in base al colore della Vespa, ecco. Dillo che vuoi prendere tutti i tamar anni 90, 2000 di Cologno Monzese dintorno. Così evitano di andare in giro con la cubicatura. Madonna. Ok, quindi abbiamo laminato, cotto, verniciato il pezzo. Cosa manca? Ora andiamo a mostrarvi un componente finito. Perfetto, andiamo. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo il retroscudo monoscocca dello Zip SP MK1. In questo caso questo cliente l'ha voluto già forato perché con i radiatori maggiorati ovviamente deve avere più areazione, esatto, certo. più areazione, perciò deve raffreddare. Ci tenevo a mostrarvi che noi i componenti li realizziamo completi di agganci, agganci monoscocca in carbonio e anche tutti gli incastri. In questo caso qui ci va la pedana, esatto, e c'è già anche tutte le asole per incastrarsi con la pedana stessa, ecco. Tutti i fori che avete visto sono fatti tutti a mano. Sì, tutti rigorosamente a mano, con le dime. Ovviamente mettiamo delle dime di carta, le incolliamo, le misuriamo a calibro che siano Certo.
al millimetro, e dopo però la foratura viene fatta a mano perché ogni cliente richiede una personalizzazione. C'è chi vuole tutto forato, piuttosto che alcuni solo in parte. Solo per fare la foratura ci vanno via un paio di ore. Certo. E dopo c'è, come per esempio in questo caso parlo sempre del retroscudo monoscocca dello Zip, la laminazione per creare il retroscudo non forato, anche lì ci vanno un 3-4 orette. Il lavoro del carbonio è tutto manuale. Certo, non c'è la macchina che lo fa al posto tuo. No. L'unica macchina che c'è, che esiste, è il plotter per tagliare le pelli di carbonio. Ok, basta. certo. Come dico io e come faccio io, ogni cliente che acquista da me è seguito dalla A alla Z da me. Il cliente gli arriva il componente, magari ha una piccola difficoltà nel montarlo, piuttosto che serve un'accortezza diversa. Esatto, io Certo. ecco, ci sono sempre disponibile. Quindi voi non dovete tirare bestemmie perché le ha già tirate lui, praticamente. Ok, adesso una domanda invece, andiamo un po' più nel personale. Il mezzo di cui sei più orgoglioso? Quello lo devo ancora finire, ecco, Ok. diciamo così. È uno dei due che potrebbero arrivare a... Esatto, esattamente. E dopo allora posso dire di aver alzato l'asticella di Carbon Italy. Diciamo che abbiamo scoperto molti dei segreti che c'è dietro il carbonio, non tutti ovviamente, perché sennò lui gli rubiamo il lavoro. Tanto quello che vedete alle nostre spalle sono tutti gli stampi che tu hai realizzato. Esatto, tutti o quasi tutti. Che tra l'altro adesso sta iniziando anche qualcosina sulle moto, visto per l'Hypermotard, per l'Indian FTR 1200. Allora, sì, di Indian FTR 1200, poi vabbè, a Verona porterò anche un altro paio di moto, che adesso non vi svelo. Seguitelo, vi lascio il link Instagram qua sotto. E sì, infatti come già detto parteciperò a Verona a Motorbike Expo e sì, lì porterò le novità. Ci saranno 2 grosse novità, mi viene già la pelle di gallina perché ci sto lavorando da tanto tempo. Uno è soprattutto strutturale, l'altro invece, come già i miei follower, come li chiamo io, hanno già visto, invece solo parti estetiche, ecco, quello è all'ordine del giorno. Mentre l'altro è un progetto che ci lavoro da un paio di anni, e se va in porto lo porterò a Verona. Perfetto. Sicuramente. E adesso allora, per concludere, la mia domanda ormai classica: cosa ti rende felice di questo lavoro? Ma è proprio il lavoro che ci sta dietro, cioè tutto il creare, la manualità, perché la manualità, diciamo, è un po', non per vantarmi, ma un po' il mio punto forte, se no non avrei queste mani. Esatto. E la cosa che mi soddisfa di più è proprio il customizzare proprio i scooter di una volta, ecco. Certo. Proprio il concetto di partire da quello che è effettivamente un foglio e trasformarlo invece in qualcosa di personalizzato e di unico, perché quando si parla di pezzi fatti a mano, chiaramente per forza di cose uno non può essere uguale all'altro. Sì, esatto, sono tutti magari nelle piccolezze, però sono tutti diversi. Ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto questo video. Qua sotto nei commenti vi lascio tutti i riferimenti di Daniele di Carbon Italy. Noi ci vediamo alla prossima strada o alla prossima storia. Grazie a tutti. Ciao! Ciao.